nel cuore del vecchio continente sorge un reame unico che regala un'atmosfera davvero antica, diversa da ogni altro luogo nella zona. Parliamo della Repubblica Ceca. Con circa 11 milioni di anime, questa nazione senza costa confina con vari stati europei. La Germania, tra le più progredite economie del continente, si trova ad ovest, mentre Slovacchia e Austria sono a meridione. A settentrione c'è la Polonia. Con un'area di 78.000 km², la Cechia, specie la sua capitale, è agevole da visitare. La metropoli nota ai più è la vibrante Praga, ubicata nella regione settentrionale interna del paese. Quasi tutti i turisti della Repubblica Ceca iniziano il loro tour da Praga. Come altre città si è espansa lungo un fiume, in questo caso il corso Moldava. Questo fiume di 430 km ha la peculiarità di fluire da sud a nord, cosa inusuale tra i corsi d'acqua. I locali hanno eretto una capitale così suggestiva intorno a questo fiume che, osservandola dall'alto, il mosaico di palazzi storici e moderni, il fiume sinuoso e le aree verdi lussureggianti si fondono per creare uno scenario che evoca un quadro pregiato. È chiaro che la vita a Praga pulsa principalmente sulla sponda est del fiume. L'antico borgo, i musei nazionali e il celebre edificio Dancing House sono tutti collocati opportunamente su questo lato vivace del fiume. Il lato ovest ospita uffici nuovi e zone abitative dove dimorano molti cittadini. Praga è suddivisa in varie aree come Praga 1, Praga 2 e Praga 5. È possibile muoversi da un capo all'altro della città in pochi istanti usando la metropolitana. Indipendentemente dalla tratta scelta, non si troveranno folle eccessive che rendano il tragitto spiacevole. I convogli giungono ogni 10 minuti, consentendo uno spostamento celere e agevole per la città. Usando la metro è cruciale stare a destra sulle scale mobili. Le persone frettolose usano il lato mancino per entrare o uscire velocemente. Bloccare il lato sinistro è ritenuto maleducato e fastidioso poiché ostacola il flusso delle persone di fretta. A differenza di molti paesi europei, le metro ceche non hanno tornelli con ticket. Tuttavia è ancora necessario comprare i biglietti dai distributori all'ingresso. Il trasporto è relativamente economico per una città europea. I cechi usano la propria valuta, la corona ceca, e un ticket della metro costa 20 corone, poco meno di 1 euro. Per confronto, 100 corone ceche equivalgono a circa 4 euro. Se si viene colti senza ticket da un controllore, si può ricevere una multa fino a 50 euro, che certamente non sarebbe una gradevole esperienza. Oltre alla metro, i taxi sono un'opzione per muoversi a Praga, ma occorre fare attenzione. Sia Uber che altre società di taxi operano nella Repubblica Ceca. Tuttavia i taxi non legati a nessuna compagnia possono richiedere prezzi molto alti. Ad esempio, un taxi non ufficiale dall'aeroporto al centro può costare almeno 50 euro per un percorso di circa 15 km. Per questo motivo, verifica sempre il costo per la tua meta prima di salire su un taxi, oppure opta per servizi affidabili e più convenienti come Uber. A Praga, uno dei mezzi di trasporto più usati e accessibili all'interno della città è la rete dei tram. I tram sono cruciali per il trasporto pubblico in diversi paesi europei e Praga non fa eccezione. I cechi hanno posato binari per tram in quasi tutte le vie, permettendo alle persone di spostarsi comodamente ed economicamente su entrambe le sponde del fiume e per tratte minori attraverso la città. I tram transitano molto spesso in qualsiasi punto, rendendoli un mezzo di trasporto affidabile. A causa della vasta rete di tram, molti cavi aerei sono visibili per la città, ma sono ideati in modo moderno e non disturbano la vista. I tram condividono le strade con le auto e hanno la precedenza. Quando si guida nella Repubblica Ceca non si devono intralciare le rotte dei tram e si deve sempre dar loro la precedenza. Come probabilmente saprai, la lingua principale parlata nella Repubblica Ceca è il ceco, che ha molte affinità con lo slovacco. Il ceco è ritenuto una delle lingue più ardue da apprendere. Analizzando i dati recenti sull'istruzione, è evidente che la Repubblica Ceca ha uno dei livelli educativi più elevati del globo. Circa il 90% della popolazione ha concluso le scuole superiori e il 99,9% sa leggere e scrivere. Questo pone la Repubblica Ceca tra i principali paesi del mondo in termini di livelli educativi. L'architettura ben preservata a Praga indica chiaramente che la città non ha subito grossi danni durante le recenti guerre mondiali. Ad ogni angolo è possibile ammirare diversi stili di architettura impressionante che mostrano una storia ricca, accanto a persone dall'aspetto moderno che danno un tocco attuale alla città. I cechi generalmente hanno pelle e occhi chiari, risultato della loro origine che include genti celtiche, germaniche e slave del sud. Dopo la fine dell'impero austro-ungarico, cechi e slovacchi si unirono per formare la Cecoslovacchia. Nel 1992 la Slovacchia cercò l'autonomia e il paese si divise pacificamente senza conflitti. A partire dal 1 gennaio 1993 il paese attuale è ufficialmente noto come Repubblica Ceca,
che entrò nella NATO nel 1999 e divenne membro dell'Unione Europea nel 2004, segnando la sua integrazione nello scenario politico ed economico occidentale. La bandiera ceca si distingue anche per la sua bellezza, con i colori rosso, bianco e blu. All'inizio la bandiera aveva solo strisce orizzontali bianche e rosse, simili alla bandiera polacca. Con il tempo, un triangolo blu fu aggiunto sul lato sinistro, rappresentando gli slavi e la Moravia. Questa bandiera fu poi adottata dalla Cecoslovacchia. Dopo l'indipendenza della Slovacchia, non si intendeva continuare a usare la bandiera, ma oggi la Repubblica Ceca l'ha ripresa come sua bandiera nazionale. Quando si pianifica una visita alla Repubblica Ceca, è essenziale prestare attenzione ad alcune questioni. Oltre ai taxi, ad esempio, cambiare euro in corone ceche all'aeroporto può essere un errore costoso che molti viaggiatori commettono. I tassi di cambio presso gli sportelli dell'aeroporto sono spesso molto bassi, risultando in perdite finanziarie considerevoli. Questo problema non è limitato all'aeroporto. Molti uffici di cambio a Praga offrono anche tassi sfavorevoli, pur dichiarando di non applicare commissioni. Ad esempio, mentre 100 euro dovrebbero rendere circa 2.500 corone ceche, questi esercizi possono dare solo 2.000 o 2.200 corone, il che significa una perdita di 12-15% a causa dei tassi sfavorevoli. Allo stesso modo, usare bancomat di aziende come Euronet può comportare tassi sfavorevoli, con fino al 20% del denaro perso in commissioni e spese nascoste. Questi bancomat contrastano anche con l'atmosfera storica della città, rappresentando un ulteriore motivo per evitarli. Pertanto, la decisione della Repubblica Ceca di mantenere la propria valuta anziché l'euro può portare i visitatori a perdere denaro a causa di tassi sfavorevoli presso i bancomat e gli uffici di cambio. Oltre alle questioni di cambio valuta, è importante notare che il clima nei paesi europei, inclusa la Repubblica Ceca, può essere piuttosto mutevole, anche in estate. Nonostante si sia nel periodo più caldo dell'emisfero nord, giugno, luglio e agosto, il tempo può essere sorprendentemente umido o freddo. Si possono vedere residenti che indossano abiti a maniche lunghe e giacche leggere anche in estate, a causa delle condizioni fresche e piovose che possono sorgere improvvisamente. Questo clima imprevedibile è una delle ragioni per cui molti europei viaggiano verso luoghi più caldi e stabili come Spagna, Italia e Portogallo per le loro vacanze estive, dove possono godere di un tempo soleggiato e temperature più elevate con maggiore certezza. Per chi si trasferisce nella Repubblica Ceca e cerca opportunità di lavoro iniziali, aziende come Wolt offrono posizioni di consegna. Questi professionisti usano generalmente biciclette per le consegne, guadagnando circa 32.000 corone al mese, e sono comuni a Praga. Attualmente il salario minimo mensile per 40 ore settimanali è di circa 1.900.000 corone ceche, circa 750 euro. Tuttavia, ricerche locali indicano che i salari mensili lordi medi nella Repubblica Ceca possono arrivare a 4.000 corone ceche, circa 1.600 euro. Considerando che le imposte sul reddito variano dal 15% al 23%, anche i professionisti specializzati possono guadagnare tra 2.000 e 3.000 euro al mese dopo le imposte. Sebbene questi importi possano sembrare attraenti se convertiti in altre valute, vivere e spendere nella Repubblica Ceca con questi redditi non significa necessariamente uno stile di vita lussuoso. Ad esempio, guardando i prezzi attuali degli affitti a Praga, condividere un appartamento può costare circa 10.000 corone ceche al mese, che è relativamente accessibile. Tuttavia, affittare un appartamento di 40 metri quadri o più grande, con una o due camere da letto, può costare circa 25.000 corone ceche al mese, quasi 1.000 euro. Questo indica che sebbene Praga sia comparativamente più accessibile rispetto ad altre grandi città europee, affittare un appartamento piccolo può consumare gran parte del salario, mostrando che vivere a Praga non è necessariamente economico e può essere finanziariamente difficile per molti residenti. Sebbene le persone possano sembrare felici e positive nel loro aspetto, potrebbero affrontare preoccupazioni economiche. Tuttavia, facendo contatto visivo con qualcuno, anche sconosciuti generalmente salutano, posano per foto e sorridono. Inoltre, il fatto che molte persone sotto i 25 anni abbiano tatuaggi suggerisce che i giovani cechi apprezzano le apparenze non convenzionali. Camminando per strada è comune vedere tatuaggi su una persona su 3. Questo può riflettere un senso di libertà. Dopotutto, la Repubblica Ceca è un paese dove molte cose sono permesse e gli stili di vita delle persone non subiscono interferenze. Le persone possono giocare, usare marijuana o modificare i loro corpi come desiderano. Ci sono anche persone vestite in modo così insolito da attirare l'attenzione degli altri. Per quanto riguarda il paese, un'altra realtà è che la Repubblica Ceca è uno dei paesi più atei del mondo e dell'Europa. Alcune ricerche indicano che il 91% dei giovani tra i 16 e i 29 anni sono atei, una percentuale maggiore rispetto a paesi come Estonia e Svezia.
Altri studi mostrano che il 40% della popolazione totale non crede in nessuna divinità. Tra i restanti, il 30% non dichiara pubblicamente le proprie credenze religiose. Coloro che sono religiosi sono principalmente cristiani e cattolici. Molti attribuiscono l'alto tasso di ateismo e la mancanza di credenza religiosa tra i cechi all'impatto del regime comunista. Dopo l'occupazione della Cecoslovacchia da parte dei sovietici, in regioni simili, i leader di paesi come l'Albania, dove il regime comunista era dominante, vietarono anche le credenze religiose. Nella Repubblica Ceca le persone furono allontanate dalla religione in quel periodo. Col tempo, questo divenne un'abitudine e una filosofia di vita nella società ceca, portando le persone a preferire una vita senza legami con la religione e le credenze. Questa situazione è stata trasmessa alle nuove generazioni e non c'è dominazione religiosa nel paese. Pertanto è molto difficile influenzare una persona ceca attraverso valori religiosi. Se questo video raggiunge 300 mi piace, porterò la continuazione di questo documentario. Quindi metti un like alla prossima.